Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi realizziamo insieme un progetto molto semplice, quindi adatto anche alle meno esperte. Infatti utilizzeremo punti alti e punti bassi in costa, comunque veramente molto semplice. Anche questa volta ho utilizzato il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi e adesso vediamo insieme tutto l'occorrente per poterla realizzare. Come detto in anteprima, anche questo tutorial sarà realizzato con il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi, cordino Made in Italy. Ormai per chi mi segue da tanto tempo ha visto appunto diversi tutorial realizzati con questo cordino con dei risultati veramente eccellenti. Questa tonalità ve l'avevo già presentata in un mio precedente tutorial, è il numero 30, ma voi nel momento in cui andate nel sito appunto di Borgo dei Pazzi, come Indalux ne trovate tantissimi colori. C'è anche la versione senza lurex, e sono appunto le stesse tonalità senza appunto il glitterato. Le rocche sono da 250 grammi. Come vi dicevo, un'assoluta morbidezza. Molte di voi che l'hanno acquistato infatti mi hanno già scritto dicendo che appunto si sono trovate veramente bene. Sul sito, andando con questo codice che vedete qui scritto, avrete uno sconto di 5 euro. In ogni caso ve lo lascio scritto anche in descrizione. Oltre una rocca di questo cordino che vi basterà abbondantemente, forse ne rimarrà anche un po', ma vi dirò esattamente nel momento che avremo terminato il progetto l'esatto quantitativo. Io aggiungo una tracolla di circa 80 centimetri e come di consueto l'uncinetto che utilizzerò per l'Indalux è il 3,5, ma potete tranquillamente usare anche il numero 4, questo lo dico sempre, dovete scegliere anche in base alle vostre esigenze, a ciò che preferite. Quindi iniziamo subito la spiegazione. Iniziamo col primo pannello realizzando 36 catenelle e praticamente a questo punto, nel momento in cui sono realizzate, torniamo indietro sulla seconda catenella e torniamo indietro con dei punti bassi. Quindi in totale saranno 35 punti. Quindi un passaggio molto semplice. Quindi li realizziamo tutti e ci rivediamo per vedere come proseguire. Completato il primo giro, quindi abbiamo ottenuto 35 punti, quindi catenella, voltiamo il lavoro e procediamo con dei punti bassi in costa. Quindi anziché prendere entrambe le costine, quindi in questa maniera, prendiamo soltanto quella esterna e realizziamo così tutto il pannello. Quindi faremo delle righe di andata e ritorno a punto basso in costa. I pannelli saranno due, quindi saranno due identici. Nel momento in cui terminiamo questo ne realizziamo un altro, sempre con 36 catenelle, quindi con risultato di 35 punti, e poi non appena io avrò appunto ultimato entrambi i pannelli vi darò l'altezza e la lunghezza che avremo ottenuto appunto di questi pannelli, che poi dobbiamo sovrapporre, cucire e poi vi farò vedere come proseguire, per cui ci rivediamo non appena entrambi i pannelli saranno completi. Ed ecco entrambi i pannelli completi. La misura è 20 x 15 e comunque sono 27 righe a maglia bassa in costa. Eccoli qua. Io cosa faccio? Per avere, diciamo, uno stesso verso, diciamo, questo sarebbe il dritto, io uno di questi lo metto in questa maniera e sovrappongo l'altro e vado a creare la cucitura con dei punti bassi. Lascio aperta questa parte e questi punti bassi poi vi farò vedere che ci serviranno per realizzare il bordo con i volà. Quindi una volta che li abbiamo sovrapposti, noi adesso andiamo a creare appunto le cuciture. Quindi prendo questa parte qui, quindi dall'altra parte, e comincio a creare il primo punto basso. Quindi li sovrappongo per bene e vado così, praticamente un punto basso in ogni riga. Quindi andiamo a cercare qui il punto, prendiamo anche la parte di fronte
e lo facciamo così su tutti e 3 i lati. Quindi questo lavoro è abbastanza semplice, negli angoli non dobbiamo fare altro appunto che seguire, quindi facciamo 2 punti bassi nello stesso punto e poi proseguiamo. Questo è il risultato, per cui ci rivediamo non appena anche la cucitura è completa. Ed eccola quindi cucita su tutti e 3 i lati, come vedete, con il punto basso, ed è proprio qui che adesso andremo a lavorare il nostro volà che servirà ad abbellire la nostra borsettina. Quindi cosa facciamo? Riprendiamo il filo, facciamo un cappietto e andiamo a prendere il primo punto che abbiamo realizzato, il primo punto basso, ci agganciamo sempre con un punto basso, facciamo 2 catenelle, così abbiamo realizzato il primo punto alto, perché adesso dobbiamo andare a fare in ogni punto basso sottostante, andiamo a fare dei gruppi di 4 punti alti, appunto per far venire questo volant molto arricciato. Io ho scelto di farne 4, voi ovviamente se vedete che vi viene difficile o troppo arricciato potete farne 3 in ogni punto o alternarne gruppi di 4 con gruppi di 3, questo diciamo è una vostra scelta. Io preferisco così perché così viene molto arricciata e anche più carina. Quindi fatto questo, già il primo è realizzato, nel frattempo la codina ce l'andiamo a nascondere e quindi sullo stesso punto vado ad eseguire i restanti 3 punti alti. Ed ecco il primo gruppo realizzato. Andiamo sul secondo e facciamo la stessa identica cosa. Quindi un passaggio molto semplice, ma verrà veramente molto carino e decorativo. Quindi come vedete io già 2 gruppi li ho fatti, ora man mano che si lavora questo andrà ad arricciarsi, per cui fate tutto questo in tutto il perimetro fino a questo punto e ci rivediamo una volta che anche questa parte è completa. Ed eccola qui completa, quindi effettuato tutto il giro di contorno, ecco come si presenterà. Io ho aggiunto poi un piccolo manichetto, l'ho aggiunto in acciaio perché mi piaceva di più, potete realizzare comunque il manichetto o i manici o la tracolla sempre all'uncinetto, io poi ho inserito una calamita per avere la borsa ben chiusa ed ecco il risultato, poi ovviamente ripeto ognuno la può personalizzare come vuole. Vi ricordo di dare un'occhiata al sito Borgo dei Pazzi e con questo codice che vedete scritto potete acquistare il cordino con uno sconto di 5 euro. Ovviamente se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro fatemelo sapere, iscrivetevi sul mio canale e se attivate la campanella sarete sempre aggiornate sui miei prossimi progetti, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.